Un caro saluto a tutti gli amici di Planet Spin, benvenuti sul canale, benvenuti a questo nuovo video. Oggi iniziamo insieme un percorso che ci porterà alla scoperta della pesca a spinning in mare, un tutorial completo dedicato a questa tecnica di pesca. Saranno una serie di video dedicati principalmente ai neofiti, ma che potranno essere utili anche a chi vorrebbe approcciare allo spinning, a chi proviene magari da altre tecniche di pesca. E tuttavia questi video potranno essere utili anche a chi è già pratico di pesca con le esche artificiali e cerca delle conferme o semplicemente vuole migliorarsi. Come un percorso di crescita graduale impareremo insieme i punti fondamentali della pesca spinning in mare. Impareremo le basi da cui partire per iniziare il nostro viaggio alla scoperta di questa tecnica di pesca molto affascinante che ci permette di catturare le prede più grosse praticando la pesca a mare, i predatori. Lo spinning in mare può sembrare all'apparenza una tecnica semplice, ma in mancanza di esperienza per chi inizia soprattutto può essere molto complessa e articolata. La pesca spinning in mare può essere una tecnica tanto complicata da indurre alla tentazione di lasciar perdere, di mollare in seguito a pescate infruttuose dove magari in assenza di catture non potremo mai sapere se stiamo facendo le cose giuste, perdendo addirittura quello stimolo a continuare, a provare e a continuare a tentare di riuscire, ecco, ad effettuare delle catture, di continuare a pescare. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Questo tutorial sarà diviso in diverse fasi e in diversi video. Anche in base ai vostri commenti, ai vostri messaggi che potrete inserire sotto a questo video, mi potrete dare dei suggerimenti e potrete fare delle richieste sugli argomenti da trattare magari in modo più approfondito. Ci saranno delle sessioni girate direttamente sugli sport di pesca, altre in studio e altre in diretta live sui canali social di Planet Spin, per cui vi consiglio di iscrivervi al canale e attivare la campanella se l'argomento ovviamente vi interessa, per restare aggiornati e non perdere i prossimi inserimenti. In tutto questo seguiremo una guida che ho realizzato dedicata alla pesca spinning in mare, che trovate sia in formato ebook, quindi formato elettronico, che cartaceo. Questa guida potrete acquistarla sullo shop Amazon con una spedizione gratuita per gli utenti Prime. Vi lascio tutti i link e i riferimenti nella descrizione di questo video. Utilizzando delle immagini grafiche vi mostro lo schema degli argomenti che andremo a trattare, come se fosse parte di un processo di crescita graduale. Tratteremo i vari temi, i vari argomenti, in modo da portare tutti allo stesso livello di conoscenza, migliorandoci insieme. Ognuno di noi ha la sua storia di pesca, anche chi è andato una sola volta nella sua vita a pescare avrà sicuramente qualcosa da raccontare. La mia storia è molto semplice ed è comune a tanti pescatori che ho conosciuto diciamo, nell'arco della mia carriera pescatoria, se così si può dire. Iniziai già da piccolino, veramente ero molto piccolo quando, grazie a mio padre, che mi portava a pesca quando ancora non camminavo nemmeno. Infatti ho delle foto nel passeggino e delle riprese video in Super 8. All'epoca c'era la cinepresa che tanti di voi forse non conosceranno nemmeno. E lui mi portava in giro per fiumi, per laghi, e allora la scampagnata della domenica era un po' la routine, era la normalità, una cosa molto comune alle famiglie negli anni 70 e 80.
I miei genitori hanno sempre avuto una grande passione per la natura e ricordo che andavamo a pesca un po' tutti in famiglia, mio padre, mia madre, mia sorella, i miei zii. Facevamo delle pescate con il galleggiante, no? La classica pesca alla passata nel fiume, e a volte utilizzavamo delle canne che mettevamo a fondo con delle piombature, dei terminali. Innescavamo la classica esca naturale, che poteva essere un verme, un bigattino o il mais, a seconda anche della tipologia di pesce che cercavamo di insidiare. Ma mi ricordo che non si tornava mai a casa senza aver catturato qualcosa, si facevano davvero delle bellissime pescate, ho delle foto ricordo davvero eccezionali, anche se i pesci non erano grandissimi, però erano pesci di grandi quantità. Per riassumere in breve, quando sono cresciuto ho conosciuto degli amici con cui andavo a pesca in bici nel piccolo fiume dietro casa, e poi con la patente, con la maggiore età, con l'auto, ci siamo spinti un po' in tutto il sud Italia, girando per laghi, per fiumi, torrenti. Abbiamo iniziato a cercare i primi black bass che pescavamo con dei piccoli cucchiaini rotanti che solitamente si usavano anche in torrente per le trote. È proprio grazie a questo predatore, il persico trota, che ho iniziato a pescare con le esche artificiali, soprattutto le esche siliconiche, le gomme. Il bass è un pesce che poi scopriremo avere tante caratteristiche in comune con la regina dei mari, con la spigola. Diciamo che all'epoca pescavo quasi sempre in acqua dolce, e poi un bel giorno, ricordo che era settembre, con un mio amico andammo a pescare a mare, almeno per me era la prima volta. Lui era già molto più pratico di pesca in mare, con le esche artificiali anche, mentre io mi divertivo a catturare le classiche aguglie o le leccestella con la classica bombardina e il bigattino. Quando a un certo punto, dopo aver lamato una bella aguglia, subito dietro di essa vedo una sagoma enorme che apre l'acqua e tende di aggredire il pesce che avevo pescato. Diciamo che è stato proprio in questo preciso istante che secondo me nella mia testa si è accesa la lampadina, diciamo quell'idea che mi spingeva a tutti i costi di cercare di andare a catturare quel pesce enorme, che grazie al mio amico poi capì essere una grossa lecciamia. Una cosa che ho collegato a quello che accadeva nei cartoni animati di Sanpei, dove i pescatori venivano folgorati, quasi affascinati da un pesce assurdo, un mostro. Chi ha seguito il cartone animato Sanpei sa precisamente cos'è il Matsugoru, il Takitaru, quei pesci biblici, mitici, e sicuramente sa di cosa sto parlando. Eccolo! Te l'ho detto che c'era. È un bel pesce, dai. Questo è un altro, dai. Un bel pescetto. Mangiano tutti lontano. L'unica cosa che non mi fido. Fatto un bel salto, È un bel ferro anche questo. Vediamo di tirarlo sopra. Eccolo qua. La stessa taglia di quello. La stessa taglia. Un bel pesce anche questo, dai. Fatto divertire. Bello, bello. Sono pesci molto forti, Sembrano piccoli, ma sono forti. Quindi da quel giorno inizio a lanciare le mie esche anche in mare. Per cominciare avevo un'attrezzatura, una canna e mulinello
e delle esche prese in prestito al bass fishing, ma poi, visto che non riuscivo a raggiungere grosse distanze e non riuscivo, diciamo, a intercettare questi grossi predatori, mi decisi a comprare la mia prima attrezzatura da spinning in mare, e da lì praticamente si aprì un mondo davvero nuovo e tanto affascinante. Diciamo che fino ad oggi non mi sono più fermato, è molto difficile che non passi un mese che non dedichi parte del mio stipendio, anche se potrebbe essere solo un'esca artificiale, diciamo, da spendere in attrezzature da pesca. E lo spinning in mare è una malattia che in sé ha anche parte della cura. Quando si inizia il processo di crescita e di scoperta, per chi è curioso come me, difficilmente si riesce a smettere. In conclusione vi racconto anche un simpatico aneddoto. Dopo questo avvistamento della grossa lecciamia ci sono successe tante pescate dove, vi dico la sincerità, non sono mai riuscito a catturare un pesce. Parlo anche di mesi e mesi, dove insieme al mio amico andavamo a pesca anche 2-3 volte alla settimana, a volte anche 2 volte al giorno, quindi abbiamo insistito davvero tanto, ma niente di niente, nessuna cattura. Poi che è successo? In arrivo di una perturbazione arrivò anche parecchia pioggia e il mare, noi andavamo spesso nei pressi delle foci, il mare iniziò ad agitarsi parecchio e accolorandosi con quel colore, diciamo, marroncino tipo cioccolato, diciamo noi, e diciamo il mare era davvero brutto a vedersi, no? Un mare molto scuro, molto torbido. Dopo tante uscite a vuoto, il mio amico di tante avventure decise di non andare a provare il giorno seguente, perché fino adesso abbiamo pescato solo con il mare calmo, quindi le condizioni che vedevamo, l'acqua così torbida, il mare mosso, non ci sembravano quelle ottimali, per cui decisi di andare a pescare da solo il mattino seguente. Quello spot era proprio questo dove mi trovo qui oggi, e anche per questo ho deciso di venire qui a fare il primo video di questo tutorial, dove dopo mesi di cappotti riuscii finalmente a catturare i miei primi pesci serra. Ricordo che erano dei pesci serra davvero interessanti, soprattutto per chi è agli inizi. Fu un ricordo per me indelebile e vi mando in sovraimpressione delle foto che sono un po' una testimonianza di quell'avvenimento. Non vi dico ovviamente quando chiamai telefonicamente il mio amico, che vi lascio immaginare la sua espressione, la sua faccia per essersi perso quella pescata, ma talmente era felice che in 10 minuti arrivò anche lui sullo spot per condividere questa grande soddisfazione delle nostre prime catture. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. Ecco, vi ho raccontato un po' quelle che sono i miei esordi nella pesca spinning in mare, e le conclusioni quali sono? La morale della favola è che non bisogna mai mollare, perché ogni spot ha le sue regole, ogni pesce ha le sue abitudini, e solo l'esperienza e la costanza sono quelle che ci portano dei risultati. Inoltre ci tengo a dire che la pesca, e soprattutto la pesca spinning in mare, sono in continua evoluzione. Non esistono delle regole scritte, soprattutto delle certezze, e mi sento di diffidare di chi parla di questo argomento in modo assoluto. In questo primo video ci siamo dedicati all'esposizione a sommicapi del progetto e alla mia storia di pesca. Nei prossimi video inizieremo il nostro viaggio alla scoperta dello spinning in mare, e vi ricordo di procurarvi
la guida, se vi fa piacere, di cui parlavo prima, perché la useremo come testo di riferimento nel nostro viaggio e inoltre è l'unico modo per supportare il canale e soprattutto questo progetto. Questa guida è il frutto di esperienze che ho fatto direttamente in pesca e che ho raccolto per dare un contenuto completo a chi vuole delle informazioni precise e ben dettagliate. È un concentrato di esperienze con argomenti ordinati secondo una logica ben precisa che vi fornisce, diciamo, un po' quelle che sono le basi o dei punti di riferimento da cui iniziare il vostro percorso alla scoperta diciamo, del mondo della pesca a spinning in mare. Ringrazio a tutti voi per la visione di questa prima parte, ecco, del tutorial, è un po' un'introduzione. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, commentate se vi fa piacere e vi do appuntamento al prossimo video dove inizieremo il nostro viaggio alla scoperta del mondo della pesca spinning in mare. Ciao ragazzi!